Ciao a tutti gli amici di All for Shooter, ciao da Massimo Di Martino, contitolare dell'armeria Gun Store Bunker di Milano e di via dei Valtorta. Ci troviamo nuovamente presso la nostra armeria per presentarvi un prodotto made in Germany, un prodotto di un'azienda famosa, conosciuta per la qualità, conosciuta per i suoi prodotti, che è la Umarex. Che caratteristiche ha questa pistola considerata arma a modesta capacità offensiva, ovvero un'arma che per l'acquisto necessita semplicemente della carta d'identità ai maggiori di 16 anni, che però noi consigliamo sempre che vengano nel caso accompagnati da un genitore, quindi da un maggiorenne. Acquisto con la carta d'identità, non è necessario il porto d'arma, quindi è considerata un'arma a modesta capacità offensiva di libera vendita. La linea di questo modello, la stessa Umarex la definisce HDR 50, cioè rientra nella linea Home Defense Revolver, ovvero una linea che Umarex ha studiato per un concetto di difesa abitativa. Per noi rimane un'arma, invece la interpretiamo come diciamo un'arma a modesta capacità offensiva per diletto, per divertimento, per fare il tiro a segno, non specificatamente per la linea per cui la stessa Umarex l'ha ideata. Il modello è il T4E, è in calibro 50, ovvero spara tramite bombolette a CO2 delle palle in gomma in calibro 50. Sicuramente se uno viene colpito bene non fanno, però non sono totalmente innocue sotto altri punti di vista. Come si presenta la scatola e come si presenta l'arma? All'interno troviamo le istruzioni in italiano, le istruzioni della casa, la brugola che serve per caricare il revolver e ovviamente il revolver, fatto in materiale tipo ABS, materiale molto resistente. Si presenta come appunto un revolver di grosso calibro. Come si carica? Semplicissimo, ha un sistema a tamburo come un classico revolver, si estrae il suo tamburo, si caricano delle palle in gomma che troviamo in almeno tre tipologie. La classica palla in gomma in barattoli da 500 pezzi, oppure la versione marcante in barattoli da 250 pezzi, e poi c'è un'altra versione che serve per fare il tiro di precisione, che sono delle palle appunto tagliate in maniera tale che siano molto rettilinee nella loro traiettoria. Si carica il tamburo, si inserisce all'interno dell'arma e si va a bloccare. Semplicissimo, tecnicamente l'arma è pronta all'uso. È accattivante nell'estetica, presenta dei rail sia nella parte superiore che nella parte posteriore, quindi sotto per un laser, una torcia e sopra per un eventuale punto rosso. Ovviamente l'arma è dotata delle mire per un puntamento immediato o istintivo. Come si carica effettivamente l'arma? L'arma è dotata ovviamente di una semplicissima brugola. Vado a svitare quello che è il tappo inserito nell'impugnatura, così. Normalmente tutte le pistole a CO2 hanno la bomboletta che si inserisce con la valvola che va verso chiaramente il meccanismo dell'arma. In questo caso questa si carica al contrario e poi si va a richiudere. Quando io vado a richiudere il tappo, questo qua sul fondo, ovviamente si stringe ma non bisogna portarlo alla morte, l'arma non è ancora pronta a sparare. Ha una sicura al grilletto, tipo i sistemi che troviamo sulle pistole vere in polimeri, quindi se uno non preme perfettamente il grilletto l'arma non può sparare, ma se io sparo in questo momento il gas non c'è. Perché? Perché qua sotto, tramite questo bollino rosso, è riportata una scritta push in inglese, che è il concetto che ha studiato Umarex, cioè in caso di emergenza, di esigenza, do un colpo, come può essere in questo caso, mi esce un avvisatore che l'arma si è caricata, quindi che
che il gas è entrato in circolo, che è pronto, e l'arma adesso tecnicamente è pronta per fare fuoco. Ovviamente io non ho caricato i colpi, questo è l'effetto sonoro che dà una qualsiasi pistola CO2, con la differenza che questa ovviamente spara delle palle più grosse rispetto al classico calibro 4,5 che troviamo in tutte le altre versioni. Ovviamente adesso l'arma ha la bomboletta carica, l'ideale che noi consigliamo sempre è di utilizzare in qualche settimana la bomboletta, perché lasciandola nel tempo ovviamente tende a scaricarsi, oppure se uno vuole ragionare su un discorso di difesa abitativa può lasciare la bomboletta preimpostata all'interno dell'impugnatura e in caso di emergenza utilizzarla e schiacciarla. Prezzo al pubblico di questa T4E della linea Umarex, 110 euro al pubblico. Dopodiché abbiamo il set di 25 bombolette, sempre marchio Umarex, che siamo intorno ai 15-16 euro di prezzo. Le palle 500 classiche in gomma nera, siamo a 74 euro. E poi abbiamo le marcanti a 87. Ringrazio gli amici di All 4 Shooter, ciao a tutti da Massimo Di Martino. Ciao.